erano incominciate le prove in voce sul palcoscenico. La Callas incomincia a dire: "Oh, mi dispiace, ma io non voglio vedere nessuno assolutamente". Noi eravamo presenti, io e mia cognata eravamo presenti. Dice: "Beh, te puoi dire quello che vuoi, ma io con mio cognato stiamo lì". È incassato, è buono. Allora ci siamo messi seduti e incomincia Mario a cantare la famosa romanza. Maria Callas sentiva questa voce che esplodeva, si mette a destra, dopo un po' si mette a sinistra. Insomma, la vedevo, io lo guardavo un pochino con gli occhi così, con la coda degli occhi, vediamo, lo faccio alla mia cognata: "Ma cos'è?" È nervosa, va bene. Finisce la cosa, fa la sua bella romanza, Mario se ne va. E il giorno dopo vediamo che il palcoscenico era stato allungato di non so quanti metri. Durante una rappresentazione, una prima donna al finale di un duetto tenne un acuto più lungo del mio, ma si chiama, in gergo teatrale si chiama una coda, ossia tiene la nota più lunga di quanto il direttore lo taglia, ed è una cosa estremamente sgradevole. Ma io sono rimasto seccato perché non volevo che il pubblico pensasse del monaco non ce l'ha fatta a tenere la nota lunga, perché non tutto il pubblico è al corrente di quello che avviene sullo spartito. Quindi io ho incassato con una certa rassegnazione, aspettando la recita successiva. La recita successiva si è ripetuto naturalmente il duetto e lei si è piazzata per rimettere un'altra volta la stessa nota lunga. Io l'ho guardata, ha fatto una bella riserva di fiato ed ho aspettato che lei mollasse. Quando ho visto che lei non ce la faceva più, io ho tenuto la nota finché proprio sono diventato viola, Ma l'atto si è chiuso il sipario. E io avevo dimenticato completamente l'incidente e il pubblico intanto applaudiva, il sipario si era chiuso. Io vedo lei che mi viene con le mani alzate: "Ma cosa hai fatto? Ma cos'è quella nota? Ma che razza di cantante sei?" Dico: "Ma hai cominciato te l'altra sera a fare la stessa della prima. Adesso la prendi con me perché io mi sono voluto far vedere al pubblico che anch'io tengo la nota lunga." E mentre stavamo besticciando così con le mani, si alza il sipario e il pubblico applaudiva. Allora ci siamo presi per la mano. Abbiamo ringraziato il pubblico così. E sorpresi naturalmente, non ce l'aspettavamo che il sipario si aprisse. E il sipario si è chiuso un'altra volta perché non sapeva cosa succedeva su questo palcoscenico. Allora abbiamo ripreso ancora a litigare. Sei un isterico, come un isterico? Ma senti chi parla? Insomma, tira e molla. Il pubblico applaude. Grazie il pubblico. Insomma, è finito completamente l'ultima apertura di sipario. Siamo andati ognuno per il proprio camerino. Però dopo qualche tempo, naturalmente, la cosa, sempre in virtù della ragione di nervi, che uno canta sui nervi, sono scatti che avvengono lì, ma non c'è credere, non c'è antipatia, sono casi sporadici, avvengono così perché proprio noi cantiamo e viviamo sui nervi, ecco la ragione.